Grazie. Grazie a voi, grazie per l'invito, grazie Presidente Antolotti, anche perché imparo moltissimo. Bellissima la storia, e poi ne parleremo, perché quando io dico che il sacrificio va insegnato ai nostri figli e va insegnato ricordandosi che sacrificio parte da sacro. Quindi ho capito che lei si è commosso, perché ha pensato a tutte le ore e ai giorni che non ha dedicato alla sua famiglia e a sua moglie. E anche sua moglie si è commossa pensando a tutto quello che lei non ha dedicato. Comunque, detto questo, dovete, e lo dico ai ragazzi, ricordarvi che il sacrificio, e non voglio fare un pippotto, adesso parliamo con la tavola rotonda, nasce da sacro. Quando io sento qualcuno che mi dice mio figlio si sta sacrificando per il lavoro, ma insomma, se io non mi fossi mai sacrificato per mio figlio, l'avessi visto solo quando non c'ho una mazza da fare, non sarei un gran padre. Cioè è il sacrificio che rende sacro il rapporto col lavoro, col figlio, con la moglie o con quant'altro, ok? Una nota, lei l'ha presa poi la patente, vero Antolotti? Perché ha dichiarato 4 reati in un minuto, ha guidato la giardinetta a 12 anni, poi 14, è pigliata da sta patente, perché qua non c'è nessuno, ma poi tornano a parlarne. Allora, dentro la commozione, l'immagine e tutto quello che abbiamo sentito, c'è la storia di un modello di impresa che vale per voi, per l'Incotec, ma vale per questo territorio, vale per il nord-est, per la dorsale adriatica, vale per tutti i distretti di impresa. Ci sono degli elementi cruciali che adesso andremo ad analizzare con gli ospiti che sto per chiamare, che mutatis mutandis, perché ogni storia è una storia a sé, però possono avere dei tratti comuni. Adesso vi cercherò di far capire anche di cosa ci occuperemo. Prima però vi chiedo gli applausi per i relatori. Il primo che vi chiedo è per il dottor Gregorio De Felice, che è capo economista e capo della ricerca del gruppo Intesa San Paolo. Ciao Gregorio. Il secondo ve lo chiedo per Alessandro Chiesi, che è presidente di Chiesi Group, un colosso nella farmaceutica. Il terzo ve lo chiedo per Andrea Pontremoli, che oltre che essere un amico è il numero 1, il CEO e General Manager di Dallara Automobili. E l'ultimo, lo conoscete già, immagino, ed è l'ultimo applauso che vi chiedo, Andrea Colombo, l'abbiamo visto anche nel video, il CEO di l'Incotec Group. Colombo, era lei che nel video diceva le 4C? 5C? No? C'era qualcuno che... 4C. Ha dimenticato la quinta però. Culo. Dai, questo ci vuole nella vita. Allora, non basta, diciamo, e poi da questo punto di vista non si accompagna mai da solo. Allora, Gregorio De Felice, adesso commentiamo anche quello che è successo oggi. Però una domanda, ti do del tu perché ti conosco da molti anni, una domanda prima di tutto. Il modello che abbiamo visto, l'officina, l'idea di comprare un macchinario, addirittura una pistola, se ho ben capito, non sono un esperto, è un modello che ha contraddistinto, mutatis mutandis, tutta la dorsale adriatica, il nord-est, la Toscana, le Marche, a macchia di leopardo anche il sud Italia. Però è un modello che noi abbiamo raccontato appunto di persone che si mettevano in un'officina e iniziavano a lavorare in maniera molto molto artigianale. Lo scomparso Giorgio Lago parlava a questo proposito nel nord-est di metal mezzadro, cioè facevi metalmeccanico, poi il pomeriggio facevi altro. Questo modello, detto in maniera molto secca, è ancora riproducibile, cioè se io avessi adesso 25, 20 anni, 16 anni, potrei partire veramente da un'officina o, con estrema sincerità, è un modello che appartiene a un'Italia che non c'è più degli anni 70 e adesso avresti bisogno di qualcosa in più? Ma è difficile dare una risposta secca ad una domanda così complicata, articolata e così via. Io credo che ci sono degli elementi che rendono un po' più difficile farlo. Mi riferisco a tanta regolamentazione, a tanta pubblica amministrazione, processi autorizzativi. Diciamocelo pure, in Italia la pubblica amministrazione non è così vicina all'impresa. Poi ci saranno le eccezioni, non mi riferisco ovviamente alla città di Parma, ma insomma soprattutto a livello nazionale c'è
e per tante ragioni abbiamo più regole europee, regole nazionali, regionali, provinciali e così via. Dall'altra parte però, e questo è l'aspetto positivo, è più facile entrare in contatto con il resto del mondo rispetto ad allora. Cioè non devi mandare un tuo dipendente in Asia con la valigetta dei tuoi prodotti. Puoi fare B2B tramite internet, ti puoi far conoscere tramite appunto la rete e nel mercato dei capitali hai delle chance in più rispetto ad allora. Ad allora c'era solo la banca che doveva credere in te, credere in quelle idee nell'aria, come diceva il bellissimo filmato che abbiamo visto poco fa. Oggi, oltre alla banca, puoi accedere a un mercato dei capitali, puoi avere fondi di private equity, ne abbiamo visto prima un esempio, venture capitalism, eccetera, eccetera. Quindi è diverso. Ecco, questa è la risposta. È un quadro diverso, ma per nulla impossibile ripetere quelle esperienze. Non puoi farle in quella maniera lì, certo, probabilmente. E lo dimostrano le tante start-up che sono cresciute in Italia negli ultimi 10 anni. No, sono d'accordissimo con te, nel senso che da un lato allora c'era un po' più di così spirito animale, animal spirits, anche meno burocrazia, meno controlli. Non è detto che tutto questo fosse giusto. Io ricordo una volta stavo intervistando un colonnello della Guardia di Finanza in Veneto, non voglio dire dove, che mi raccontava che in quei ruggenti anni 70 una volta i finanzieri si presentarono in questa azienda, andarono dalla segretaria amministrativa, chiesero il libro contabile e lei gli rispose: quali dei due? Uno ce n'è, amore. Ok? Quindi era una cosa completamente diversa. Adesso però tu fai notare una cosa importante, che allora tu eri isolato, era tutto un contatto fisico che dovevi creare, l'accesso alle informazioni che tu hai in questo momento e la mole di informazioni che puoi lavorare e i contatti che puoi creare è completamente diverso, e questo è un vantaggio enorme. Uno dei portati di questa rivoluzione, che è la quarta rivoluzione industriale, prima veniva ricordato che ci ho scritto anche un libro, è avere distrutto, come dicono gli economisti, il senso del luogo. Nel senso che prima, se io avessi abitato a Sassuolo, a Codroipo, a Vibo Valentia, ero tagliato fuori da moltissimi flussi informativi e per riuscire ad avere contatti, conoscenza, persone, dovevo trasferirmi nelle grandi città. Adesso, attenzione bene, non dico che non servono le grandi città, ma tu hai distrutto ogni deficit e gap che avevano i territori più distanti, perché basta una connessione a 4G e tu ottieni le stesse informazioni che ho io da Hong Kong, da Milano e da New York. Veniamo alla parte più concreta, e parto da oggi, non posso non fare giornalista. La BCE ha toccato i tassi di un altro quarto di punto, siamo al record storico quanto costo del denaro in Europa, nell'area euro. Voi direte: ma che ce ne frega? Insomma, ci sono i prestiti alle imprese che salgono, ci sono i guadagni delle banche che aumentano, Gregorio? Finché non mi tirate sul conto corrente, io so di cosa stia parlando. Allora, ci sono i guadagni delle banche che aumentano, ma al di là delle battute ci sono prestiti più costosi per imprese e mutui più costosi per chi ce l'ha a tasso variabile e soprattutto per chi deve accendere uno a tasso fisso. La domanda che tutti ci poniamo, le domande sono due, Gregorio. La prima: è l'ultimo colpo della Lagarde o dobbiamo aspettarci un'altra botta di rialzi? La seconda, che è forse ancora più importante, perché a me non basta dire ci siamo fermati, è come la temperatura, ho capito? Sei a 39 ti sei fermato, però se io poi continuo a vivere a 39 e ci lascio le penne, io vorrei capire quando i tassi inizieranno anche a scendere. Non mi basta che tu mi dica non hai più la temperatura in rialzo, però quanto continuerà a salire la temperatura e quando potremmo immaginare che scenda? Ma allora, la decisione di oggi evidentemente non sembra, ma è frutto di un compromesso, perché insieme alla notizia negativa del rialzo dei tassi di interesse c'è stata una notizia che può essere più positiva.
i paesi che non volevano il rialzo dei tassi, o meglio, i membri dei paesi nel Consiglio direttivo, hanno ottenuto che si fosse detto che la forward guidance, ossia l'indirizzo per il futuro, lasciasse intuire che questo è l'ultimo rialzo. E io penso che sarà così. Guardate, il rialzo, se non ci fosse stato oggi, ci sarebbe stato o nella riunione di ottobre oppure in quella di dicembre, perché comunque la BCE era convinta di raggiungere questo livello soglia del 4% per quanto riguarda uno specifico tasso, ossia quello sulla deposit facility rate. Ora, qual è l'aspetto interessante durante la conferenza stampa? È che Christine Lagarde ha detto, arrivati a questo punto e mantenendo i tassi a questo livello, l'impatto sull'inflazione ce lo aspettiamo. Cioè, aspettiamo che acceleri, perché un primo impatto c'è già stato. Allora, i vari modelli economici ci dicono che un rialzo dei tassi esercita il massimo del proprio effetto 6 trimestri dopo. Quindi i primi rialzi sono del luglio 22, è passato poco più di un anno, 14 mesi, abbiamo ancora da vedere il picco dell'impatto che noi ci aspettiamo per la prima parte del prossimo anno, del 2024. Dopodiché, siccome l'economia europea rischia un po', non penso che andremo in recessione, c'è già un paese, anzi 2 paesi in recessione in Europa, la Germania, il che è molto preoccupante, e un po' meno l'Olanda. A quel punto quello che ci attendiamo è che dal settembre del 24 i tassi possano lievemente cominciare a scendere. Però penso anche che l'epoca dei tassi a zero o addirittura negativi sia terminata, cioè dopo 8-9 anni in cui si è combattuta il rischio di deflazione con quel livello dei tassi e con forti iniezioni di liquidità nel sistema, quel mondo ce lo dimentichiamo, poi fra 10-20 anni potrebbe tornare, ma comunque non è in un orizzonte di medio periodo, ossia di 3, 4, 5 anni. Quindi, se ho ben capito, potrebbe essere il tetto, come si chiama, ma il tetto poi resterà alto a lungo, nel senso che io non dico che dobbiamo tornare ai tassi e a prestiti che costavano zero, però resterà lungo. Mi preoccupa un po' di più quanto dicevi sul momento in cui l'aumento del costo del denaro crea poi l'effetto sull'economia, perché se è vero quello che hai detto, non ho un motivo per dubitarne, vuol dire che noi dobbiamo aspettarci, cioè il timore qual è? Allora, mettiamo con questo esempio, è come se tu hai una macchina, stai guidando la macchina, c'è il semaforo rosso, pensi che tanto diventerà verde e continui a guidare ai 60 all'ora. Questa fu la prima previsione, l'inflazione sarà temporanea, chi se ne frega di frenare. Poi ti rendi conto che il semaforo non diventa verde, devi frenare, a quel punto hai perso tempo e fai una frenata molto brusca. E fin qua l'abbiamo capito tutti che la frenata è brusca, perché devi recuperare la frenata che non hai fatto prima. Lo dico qua, non voglio insegnare nulla. Il problema è che se freni troppo, non solo ti fermi al semaforo come volevi, ma se spegne proprio il motore, Gregorio. Cioè, questo è il timore. Cioè che una frenata partita tardi e quindi che deve recuperare quello che non hai fatto, diventi eccessiva e non solo mi fermo col motore acceso, mi fermo e spengo il motore, e riaccendere un motore, anche dal punto di vista economico, costa fatica. C'è questo rischio, poi vengo all'ultima parte, di frenare troppo? Io credo, Sebastiano, che questo rischio sia limitato in una fase come questa, perché questa fase arriva dopo che le imprese hanno messo da parte, parlo in media delle imprese, poi indubbiamente ci sarà qualcuna in difficoltà, ma in media le imprese hanno aumentato i propri depositi presso le banche di circa 140-150 miliardi di euro
a partire dal 21, dal 20 con il lockdown, 21 e 22. Ora ovviamente si stanno riducendo questi depositi, ma con molta gradualità. Di quei 150 in più ne sono diminuiti di 34-35 miliardi. Questo perché è importante? Perché le imprese hanno creato una sorta di buffer di liquidità per far fronte a questo rialzo dei tassi di interesse. Non solo, molte imprese hanno cambiato il tasso di interesse con il quale erano indebitate con il sistema bancario, passandolo, quando i tassi erano più bassi, dal variabile al fisso. La stessa cosa hanno fatto le famiglie, e questo è importante poi dal lato dei consumi, possiamo fare altri ragionamenti su quel punto. Insomma, se noi guardiamo la struttura finanziaria delle imprese oggi rispetto a quella di 10 anni fa, è una struttura finanziaria più solida. E noi come banca lo vediamo in termini di qualità del credito, che non sta peggiorando. Tutti gli analisti che ci vengono a trovare, delle famose agenzie di rating, dicono: ma noi abbiamo sempre visto con i modelli che quando l'economia rallenta la qualità del credito con un certo ritardo peggiora. Io vi giuro che non stiamo vedendo un incremento del credito deteriorato, vi giuro, lo vedrete nei bilanci, perché le famiglie reggono di più con i mutui e così via. 2/3 dei mutui sono a tasso fisso, quelli precedenti, quelli già fatti, quelli con una certa anzianità, perché a un certo punto tutte le banche, credo noi molto, molto presto, abbiamo cominciato a dire: senti, ma un tasso fisso a 10 anni ti costa l'1,20, l'1,30%, perché rischiare ora che c'è la guerra in Ucraina e compagnia bella? E quindi hanno, come dire, in gergo shiftato. Ma anche le imprese, il debito bancario è diventato una quota inferiore rispetto a 10 anni fa come fonte di finanziamento, perché c'è un parziale accesso al mercato dei capitali che può diventare molto di più. Tutto possiamo farlo meglio, noi, le imprese, le istituzioni e così via. Però, ecco, non è più l'Italia del 2008, no? Quando il Presidente prima diceva, no? Nel 2008 abbiamo avuto una riduzione del 50%, se non ricordo male, per le turbine. No? Quindi, da quel momento lì il manifatturiero italiano ha svoltato, perché ha detto: puntiamo su fasce di prodotto di qualità medio-alta. È inutile che stiamo sulle magliettine da 1 euro o 2 euro, perché lì siamo battuti, è inutile che giochiamo quella partita. E allora, così come ha fatto l'Incotec, chapeau, le protesi nel medicale, le turbine e tante altre cose. Ecco, qui vengo all'ultimo passaggio con te, perché adesso lo affronterò con gli altri 3 relatori. Gregorio De Felici, ogni anno il gruppo Intesa San Paolo produce un rapporto che per noi è molto importante, che è l'analisi dei distretti industriali italiani. Cos'è un distretto industriale? È la risposta italiana all'assenza di grandi gruppi. Nel senso che tu, non avendo grandi gruppi, la Fiat, mi sembra che... cosa abbiamo fatto in questo Paese? Abbiamo creato dei distretti, delle aree geografiche dove tutti facevano più o meno la stessa cosa. Che tu facessi rubinetteria nel Bresciano, che tu facessi armi in Valtrompia, la sedie e il mobilio in Friuli, potrei andare avanti, perché ce ne sono 52 di quelli. Quanti sono i distretti ormai? Sono 150 quelli che seguiamo noi, ma poi ce ne sono. Quindi, e ognuno è specializzato. Che vantaggio ha questa cosa? Infatti, intanto che crei manodopera comune, crei cultura del lavoro, ti rubi i dipendenti, ma crei anche società per gemmazione, il dipendente si mette in proprio e inizia a fare il fornitore.
E in secondo luogo che ognuno magari non sarà un colosso, ma tutti assieme è sì che il fatturato di quel distretto diventa un colosso. Allora Gregorio, nel lasciare poi la parola agli altri 3 relatori, noi parleremo di passaggio generazionale, perché c'è Linda, dov'è? Ecco, lì. Di passaggio generazionale che ha come primo obiettivo di non distruggere il valore. Parleremo anche di rapporto con i dipendenti interni, con i fornitori, quindi con gli attori esterni, che è valore aggiunto, e poi della necessità di trovare fondi per internazionalizzarsi e avere le spalle grandi. Ora, secondo te, la caratteristica dei distretti o delle aziende che da un distretto poi sono esplose, risente quanto di questi 3 elementi? Ma allora, l'Incotec, da quello che ho imparato, È uscita la va oltre certo. il distretto, perché non è specializzata in un'unica attività, con un'unica location. Abbiamo visto 3 continenti, 20 paesi e ha un'alta diversificazione di prodotto. Quello che mi preme sottolineare è che in Italia, in assenza, o insomma, con una scarsa presenza di grandi imprese, ci siamo creati un capitalismo di territorio. Un capitalismo basato su questo meccanismo che raccontava Sebastiano Barisoni, cioè la forte interazione tra le imprese, la capacità di avere dei fornitori relativamente più vicini rispetto a quello che succede in Germania, che è molto dipendente per i semiconduttori dall'Asia, eccetera, eccetera. E abbiamo visto quanto questo ha colpito l'economia tedesca. Settimana prossima si apre il Salone della Nautica da Diporto. Non mi pare che voi siate presenti in questo settore, però un dato che volevo dare: 4 cantieri sui 10 più importanti mondiali sono in Italia. Abbiamo una quota di mercato del 12% e le imprese mediamente esportano l'80% della loro produzione. Quello è un esempio, ma questa è diventata l'Italia di oggi. Sì, quello è un esempio bellissimo, anche apro e chiudo, visto che non lo seguiamo. Cioè esportare la nostra capacità di andare su mercati esteri con prodotti di qualità più alta. Per inciso, noi siamo leader mondiali nella produzione di yacht, non di super yacht, ma quelli sono solo per gli oligarchi russi. Noi siamo leader mondiali nella produzione di super yacht. Torniamo invece a voi e quindi agli ospiti che ho. E parto subito con te, Andrea, poi passo a Alessandro, perché tu hai fatto della rete e da questo punto di vista un punto di forza. Però vorrei capire quanto c'è di distruzione o di vantaggio nei passaggi familiari, perché veniva detto da alcune delle aziende che avete acquisito, noi ci siamo fidati perché è un'azienda familiare e questo a casa mia si chiama valore aggiunto. Però non posso non ricordare quanti marchi questo paese ha distrutto per non aver saputo gestire il passaggio tra genitori, fratelli, cugini, zii. Penso che il campione mondiale sia la regione da cui vengo, il Veneto, in cui si sono distrutti più marchi. Se penso solo all'abbigliamento vengono i brividi. Allora, secondo te, dov'è che si posiziona la differenza tra, e vale per tutti gli altri 2 relatori, valore aggiunto perché è un capitalismo familiare, un capitalismo che si sente più coinvolto nell'azienda, la vive come propria, e invece disvalore perché poi non introduci elementi meritocratici, metti lì il figlio anche se non voleva, non managerializzi l'azienda. Dov'è il discrimine? Allora, bella domanda. Ogni tanto mi riesce. Ti viene. Allora, buonasera a tutti e grazie a Nelson e a Linda per avermi invitato. In effetti io penso che molte delle persone che sono qua in sala, che sono di Parma, riconoscono un po' quello che andrò a dire. Cioè io vedo il valore familiare proprio nella condivisione di valori. Quello che serve della famiglia è il sistema valoriale. Quello che invece serve rimanere aperti è sulle competenze. Andarsi a prendere il know-how dove serve, dove è e se non c'è lo crei.
Perché è questo che fa la differenza. Nelson, insieme a Linda, ha avuto la capacità di andare a prendere un manager esterno, però hanno cercato un manager che avesse il sistema valoriale vicino alla famiglia, e lo posso dire perché, facendo parte del consiglio di amministrazione di Lincotech, ho partecipato ai vari discorsi, e quindi è proprio questo il sistema. Io stesso sono un esempio, no? L'ingegner Dallara, che mi ha scelto, ma mi ha scelto, penso, prima di tutto per i sistemi valoriali. Io sono di questo territorio, volevo riportare qualcosa nel mio territorio, poi sì, c'è anche la competenza, eccetera, che mi ha dato IBM, quindi io devo sempre essere grato di questo, e devo dire, è un'azienda che mi ha formato per 27 anni per fare quello che faccio oggi. È lo stesso discorso che stiamo cercando noi di portare avanti in azienda. Alessandro, e anche lui è la stessa cosa, e quindi io mi riconosco molto in questo modello, ed è molto emiliano anche questo modello. Sì. Cioè, mentre nel Veneto, come citavi giustamente tu, c'è la contrapposizione tra imprenditori, noi ci troviamo tantissimo. Con Alessandro abbiamo fondato Parma Io Ci Sto, 10 anni fa, 11 anni fa, 9, così. Non siamo ancora alla seconda Vabbè. generazione. Comunque, proprio perché ci siamo trovati 4 imprenditori a casa e abbiamo detto che cosa noi possiamo fare per il nostro territorio. E una cosa che vorrei sottolineare è proprio la creazione anche delle competenze, lavorando sul fatto che siamo in tanti. Se io parlo della Motor Valley, per esempio, siamo 16.500 aziende. E tutti noi qua stiamo facendo la formazione delle competenze del futuro. Adesso ci arrivo a quello perché mi interessa come secondo giro, però volevo sentire Chiesi, con lei parliamo di un gruppo da 3 miliardi di fatturato? Quest'anno è l'obiettivo, vediamo se ce la facciamo. Attenzione, non c'è la Guardia di Finanza in sala, non le chiederò l'utile, però se lei mi dice quanto investe del fatturato, e io ho fatto già il calcolo e poi ho visto che è 2/3 dell'utile, ho capito anche il vostro utile, però non voglio... Chiesi, torniamo a noi, perché voi avete le caratteristiche, non voglio dire delle bestialità, simili un po' alla Lincotech, cioè volumi di fatturato alti. Ha ragione De Felice, non siete la classica azienda del distretto tipicamente italiano, avete una proiezione internazionale, leader in molti campi, però la domanda è la stessa, cioè visto che anche voi avete un tema di generazione dentro l'azienda, dov'è il discrimine? Pontrelli mi dice, vabbè, guarda, secondo me i fondatori, oltre che avere la proprietà, che già non è poco, buona parte della proprietà, devono mantenere lo spirito valoriale, cioè questa è un'azienda che ha questi valori. Poi che venga mio figlio, se ho ben capito il ragionamento di Andrea, o che venga un manager esterno perché è più preparato di mia figlia o di mio figlio, l'importante è che lui respiri questi valori. Buonasera anche da parte mia, e grazie e complimenti davvero a tutti voi per quello che avete fatto e state facendo. Io non posso che sposare al 100% quello che ha detto Andrea, nel senso che anche per noi il valore della famiglia rispetto all'azienda, il primo valore fondante è proprio quello dei valori, che sono nati con il fondatore, si sono trasmessi attraverso le generazioni. Noi siamo la 3ª generazione in azienda, io faccio parte della 3ª generazione, c'è una 4ª generazione già che sta crescendo, che non è in azienda, ma insomma che fa parte, comincia a far parte di questo sistema. E insieme ai valori, devo dire, la visione, se ne è parlato prima, la visione mi riconosco tantissimo, la visione e il coraggio che hanno portato a fare le scelte coraggiose ma anche uniche. Quindi è vero che si può nascere, non è il nostro caso in questo senso, però è vero che si può nascere da un distretto, ma poi secondo me un'azienda per affermarsi in maniera sostenibile, in maniera unica, nel lungo termine, deve trovare qualcosa di speciale. Lo fa attraverso spesso l'innovazione e il fatto di andare a cercarsi appunto qualcosa di unico, qualcosa che, come dice spesso Andrea, ci distingue da tutti gli altri e abbiamo solo noi. L'altra cosa che posso dire sulla famiglia è l'idea che la famiglia sia al servizio dell'impresa e non viceversa. Questa cosa deve diventare davvero un'idea condivisa, e a quel punto ci si comincia a interrogare nei tempi dovuti, dipende anche da dove è il percorso dell'azienda, anche su come strutturare questo rapporto, perché è importante che stiano bene tutte e due le parti,
Deve esserci, io dico felicità, nella famiglia e nell'impresa. Allora sì che le cose continuano a funzionare, bisogna anche regolarlo. Ecco, mi è venuta in mente una cosa mentre lei parlava, Gregorio De Felice, però quello che tu hai detto, che la salute finanziaria delle imprese, lo vedete in banca voi, adesso è nettamente migliorata rispetto al 2007 quando arrivò lo tsunami di Lehman Brothers. Allora la critica fu alle imprese, non a voi in generale, che il convento era povero e i frati erano grassi. Cosa voglio dire? Che la famiglia proprietaria teneva i capitali in famiglia e invece si era molto indebitata per trovare le risorse finanziarie con le banche. Questo aveva creato un disquilibrio. Tu noti quello che stava dicendo Aurora Chiesi, cioè che c'è anche una maggior responsabilità, cioè quello che posso fare io per l'azienda, anche come patrimonio familiare, cioè nel non tenere patrimonio sulla famiglia e l'azienda invece si indebita nel mondo bancario, per esempio. Io vedo, dal nostro osservatore vediamo molta più responsabilità da questo punto di vista, più apertura verso anche fonti finanziarie differenti dal canale bancario. Prima accennavi al tema del ricambio generazionale, poi mi sono dimenticato di dare una battuta su quello. Io credo sia importante avere una forte simbiosi prima di passare la mano. E vi porto un po' un'esperienza, non un'esperienza, i risultati di un'analisi che abbiamo fatto. Ecco, abbiamo visto un gruppo di circa 2.500 aziende, dividendole in due, circa la metà o poco più nel board a tutte persone con più di 65 anni e quell'altro 40% ha almeno un esponente con meno di 40 anni. Ecco, quello che viene fuori è che il secondo gruppo ha più dinamicità. Questo non vuol dire che chi ha esperienza e ha una certa età debba dire stop, prendi le chiavi in mano e io vado a giocare a golf. Ma è importante, come ripeto, la simbiosi, cioè avere l'esperienza, sapere come far fronte a certe difficoltà, ma mettere insieme con l'energia di chi può avere delle idee nuove, Certo. di chi può pensare le cose in un modo diverso, di chi può ribaltare il concetto abbiamo sempre fatto così e così si continuerà a fare. Io ho avuto un'esperienza personale nel 2001 con l'amministratore delegato della banca che era appena arrivato, potete capire chi è, e il quale criticava alcune cose, dice ma perché fa? Io ho detto ma Corrado, abbiamo sempre fatto così. Presi uno shampoo che non dico più quella frase perché dice ecco, questa è una buona ragione per cambiare. Piccolo aneddoto. No, ma è importante perché questo avviene anche in banca dove non ci sono passaggi generazionali, però anche voi ragionate su questo perché anche il mondo bancario ha conosciuto trasformazioni enormi. Senta, Colombo, per lei questa risposta è molto delicata perché lei c'è l'azionista qui, quindi stia attento a quello che dice, no? Se no Esatto. è l'ultima volta che parla come CEO. Quanto è importante la famiglia? Adesso verrà fuori un giudizio molto duro sulla famiglia, immagino. Quanto è importante la famiglia e come si gestisce quello che diceva Pontremoli, che diceva anche che c'è la parte che la famiglia deve dare i valori, però poi i manager, adesso anche perché ormai uno fa 1 o 2 figli, è difficile trovarli tutti in famiglia, ma anche li avessi, te ne deve andare a pescare fuori. Lei la sente questa simbiosi, per usare la parola di De Felice, valori, per usare le parole di Chiesi e Pontremoli? Sì, assolutamente sì. È ovvio. Bravo, un applauso, grandissima risposta. Basta. Grande atto Vabbè, di verità. Poi magari ridiscutiamo altre Grande cose. atto di Però verità. al di là del tutti i contributi che ho sentito li condivido grandemente, no? Però mi spostavo un passo prima, cioè per fare la condivisione dell'impianto valoriale
bisogna avere anche il coraggio di mettere in discussione. Cioè la consapevolezza, no, di cui parliamo spesso, la consapevolezza che, voglio dire, un'iniziativa di impresa, soprattutto se si è ambiziosi, non la si fa da soli. Io credo che se andiamo a chiedere a molti degli imprenditori che non sono stati in grado di trasmettere le aziende alle altre generazioni, probabilmente hanno avuto anche un problema di ego, cioè si sono fermati, no, in una dimensione molto personalizzata dell'impresa, invece che, appunto, come diceva il dottor Chiesi, essere a servizio dell'impresa come famiglia. Ora, quindi questa secondo me è una condizione necessaria. È chiaro che poi non è sufficiente, perché se non si fanno le condivisioni degli impianti valoriali, eccetera, eccetera, non c'è una relazione di fiducia. Cioè è la relazione di fiducia che poi fa in modo, no, che ci sia qualche cosa che può essere tramandata, e tramandata insieme, con i ruoli diversi. Ne abbiamo discusso molto, peraltro, insomma, il ruolo della proprietà rispetto al management, e ciascuno aggiunge qualcosa, bisogna stare attenti poi a non sovrapporsi e non darsi fastidio. Quindi trasparenza, però molta consapevolezza dell'imprenditore come punto di partenza. No, ma io sono d'accordissimo col fatto che in molti casi la distruzione di valore che ha rappresentato il passaggio generazionale per la piccola e media impresa in questo Paese, non dobbiamo dimenticarci, alcune hanno continuato a creare valore, altre l'hanno distrutto, è stato dovuto anche a dei tratti più da Shakespeare che da Keynes o McLuhan, cioè proprio è l'ego del fondatore che si ritiene un po' come il Macbeth, che lui insomma fa il patto, però poi non riesce a dare nessun tipo di passaggio e poi entra in una specie quasi di delirio di onnipotenza, cioè è finito lui, finirà tutto, cioè c'è quasi un tratto psicanalitico più che di carattere vagamente economico. Vedo che adesso alcuni hanno capito bene, altri, mi fa sorridere, ma non citerò mai chi, né in che settore, mettono i figli, perché ormai va di moda mettere i figli, però continua a gestire tutto il nonno o il papà, e non funziona così. Quella è una foglia di fico, il figlio deve essere operativo, se no non metterlo e lascia che prenda i dividendi. Secondo aspetto, se ci sono, secondo aspetto, valorizzazione delle risorse interne e rapporto con gli attori esterni, dai fornitori ai clienti. Io vorrei capire rapidamente da voi quanti problemi avete a trovare le persone che cercate, perché ormai io faccio interviste solo con manager che mi dicono: una volta eravamo noi in un colloquio a dire le faccio sapere, adesso è quello che fa il colloquio che mi risponde le faccio sapere, che già per me è una roba che se tu rispondevi le faccio sapere e facevi prima non andarci al colloquio, però non sono contrario, è anche un cambio, forse noi eravamo troppo concentrati sull'affermazione di te come individuo nella società attraverso il lavoro, magari le nuove generazioni hanno capito che non esiste solo quello. Certo che ci sono dei paradossi, l'altro ieri ero con l'amministratore delegato di Fincantieri che mi raccontava che ha offerto a un ingegnere di 31 anni di diventare il loro responsabile in Arabia Saudita. Dice, vabbè, anzi a Dubai, no, a Riyadh, non a Dubai, adesso ti spiego perché è importante. Questo dopo 2 giorni torna e fa: no, guardi, devo rinunciare perché la mia ragazza è contraria. Parte il fatto che a Abu Dhabi, cioè a Riyadh, non si vede niente di concorrenza, non è che ha offerto Bangkok e questa può ingelosirsi. Era gelosa, cioè questo ha rinunciato a un'offerta del genere perché la ragazza era gelosa. Adesso va bene il work and life balance, però attenzione perché non vorrei mai, se poi questo si molla con la ragazza cosa fa? Allora, e questo era un tema... Posso dire, ha fatto bene l'imprenditore a non prenderlo? No, ma lui era già assunto, però stiamo arrivando a un livello. Allora, quanta difficoltà avete, Chiesi, a trovare e reperire persone? Perché gli ultimi dati ci dicono che non solo è difficile trovare qualcuno che è già formato o che ha delle competenze che voi cercate, ma sta arrivando, siccome si sta raschiando il barile, ci sono 3.800.000 italiani che non hanno più 30-50 anni, ma ne hanno 50-70. E quindi i giovani stanno diventando dei panda. Allora qui il problema non è più trovare qualcuno che è già un po' formato, da quello che mi raccontate è trovare qualcuno, poi casomai lo formi. Quanto è grave la situazione del mismatching, come si chiama in gergo, per trovare le persone di cui avete bisogno? Se penso al nostro territorio, al nostro sistema, è grave e si sta approfondendo il problema. Devo dire che se guardo la nostra azienda, per una serie di motivi fino adesso noi su Parma, dove abbiamo l'headquarter e parte significativa delle attività corporate,
non abbiamo avuto problemi. Okay. Abbiamo già più problemi ad attirare persone dall'estero e questo per noi è diventato un must, e quindi già lì invece ci sono dei ragionamenti e del lavoro da fare. E invece però ci scontriamo per esempio con le difficoltà, non so, per esempio sul mercato americano, di un mercato che è super dinamico, in cui davvero bisogna pensare in maniera diversa, offrire qualcosa di unico e però essere poi anche competitivi in quel caso, tra l'altro pecunia non olet, no, lì proprio no. E quindi di nuovo è un punto di grandissima attenzione. Solo l'ultimo pezzo, se però guardo per esempio anche nel nostro caso ad alcune figure, per esempio in ambito produttivo, beh lì invece il discorso è molto diverso. Noi ci troviamo a parlare con altre aziende perché si creano situazioni in cui si rischia di mettersi nei problemi uno con l'altro e questo davvero Perché vi rubate i dipendenti? Sì, e non ci si pensa a volte, però poi ti ritrovi invece che vai a vedere e bisogna starci attenti. Anche lì avere un sistema è utile perché significa che ci si bada a questa cosa qui e di nuovo si cerca di garantire di vincere tutti insieme. Guardate, il cosiddetto mismatching, cioè il mancato incontro tra domanda e offerta, era 2 anni fa al 37%, cioè 100 aziende su 100 figure cercate, 37 non venivano o trovate o comunque non andavano bene. L'anno scorso siamo saliti al 45%, adesso, ultimo dato, Unioncamere, siamo al 48%, cioè siamo 1 su 2. Se poi tu cerchi un fresatore, un tecnico digitale, non sei a 1 su 2, sei che ne trovi 2 su 10 di quelli che stai cercando. E questo dovrebbe farci capire molte cose di come, e anche, ma qui non voglio entrare in un tema politico, che questo Paese non può continuare a affrontare però i flussi migratori solo come una cavolo di emergenza. Io ho mandato oggi una giornalista giù a Lampedusa, ci sono 7.000 persone, ma sto Paese vuole decidere di fare dei flussi migratori perché è inutile che ci giriamo attorno, o obblighi le donne italiane a fare 4 figli a testa, ma la campagna del grano e la campagna sulla natalità l'abbiamo già vissuta in sto Paese, non ha portato benissimo, o ti rendi conto che avrai bisogno anche di una quota di flussi migratori. Ieri il Presidente di Unioncamere mi diceva, guardi che ci sono dei lavori in cui non troveremo mai più gli italiani, perché qui parliamo di lavori anche alti a valore aggiunto, ma ci sono altri in cui, allora, regoliamoli, alziamoli, non facciamoli sbarcare così, ma non si può immaginare che adesso, nei prossimi 10 anni, tutte le donne italiane si metteranno a figliare come conigli e nessuno va più al lavoro. È un'Italia che non esiste più, e anche per fortuna per le donne. Chiesi, vedevo che sono d'accordo. Parma da questo punto di vista è in pole position, è la provincia italiana con la quota di immigrati più alta in assoluto, è in crescita fortissima, il che significa che ne abbiamo bisogno, perché se no non ci sarebbe questa, al di là di tutti i problemi. Solo una cosa però, pensando però anche alle sfide rispetto ad attirare per esempio le nuove generazioni. Prima ho parlato di felicità e l'ho fatto perché mi è venuto in mente quello che mi ha detto un gruppo di veramente giovani persone che si erano appena entrati in azienda alla domanda di che cosa cercavano loro come realizzazione nella vita lavorativa. Sono appena entrati nella nostra azienda e loro mi hanno detto la felicità. Secondo me bisogna tenerne conto quando si pensa appunto alla questo è il cambio valoriale. Una volta ti avrebbero detto i soldi, adesso ti dicono la felicità, che è una cosa un po' diversa, anche i soldi ma anche una qualità della vita definitiva. No, una pillola. Questo tema del mismatch tra la richiesta e l'offerta l'ho fatto quest'estate in una summer school, un gruppo di giovani trentenni, ormai la soglia della giovinezza. Giovani trentenni è un ossimoro, solo in questo paese la soglia della giovinezza si può dire che un trentenne è giovane, però vabbè, sì, andiamo avanti. Dai. Comunque quello che era, e un paio di loro in maniera molto irritata, quando gli ho detto mancano tecnici di software, ingegneri nel campo medico, eccetera, eccetera, ma scusi, ma lei pensa di poter decidere quello che devo fare io? Io devo fare quello che servono alle imprese, ma la vita è mia, io faccio quello che voglio. Beh, però questo non deve sembrare strano, e spiego perché. Questo secondo me è l'effetto Panda.
adesso non voglio fare esempi battute, sennò qua vengo accusato di essere sessista, dai, diciamo, parliamo dell'effetto panda, o come l'effetto, la rivolta, come se ci fosse un unico uomo in un'isola e 10 donne, va buon? Allora, qui sta diventando che, siccome sono rarissimi a trovare, giustamente, uso un termine poco economico, se la tira un po' di più. Io vengo dalla coda dei baby boomers, tu sei un baby boomer che sei più vecchio, però è chiaro che questi sanno che sono merce rara. E a forza di dirgli che sono merce rara, se ne sono convinti anche loro, secondo me. E quindi ti dicono no, non vengo perché la mia ragazza è contraria ed è gelosa. Senta Colombo, per voi, quello che veniva detto prima da Chiesa sugli Stati Uniti, notate una differenza, avendo appunto 3 continenti, tra Europa, Cina e Stati Uniti? Assolutamente sì, ci sono dinamiche diverse, sono sicuramente dinamiche regionali e di paesi, come diceva anche Chiesi precedentemente, negli Stati Uniti la dinamica è più alta e l'immigrazione, ad esempio, è anche, diciamo, un elemento che contribuisce, è un elemento importante che dà un sacco di risorse, e quindi, voglio dire, cosa che è più difficile probabilmente fare in Italia. C'è un tema generale, voglio dire, di difficoltà, soprattutto per imprese come la nostra, che fondamentalmente creano valore basandosi sulle competenze, quindi voglio dire, quell'aspetto è un aspetto veramente centrale, no? Cioè tecnologia di un certo livello richiedono evidentemente competenze, quindi un tema di difficoltà nel crescere, trovare queste competenze e formarle. Ecco, però lì si arriva a un punto che poi c'è la formazione e ci deve essere in qualche modo un progetto, no? Probabilmente i trentenni che dicevano io voglio fare quello che a me piace, non quello di cui c'è bisogno, probabilmente dovrebbero muoversi un pochino e dovremmo aiutarli a concepire la loro vita all'interno di un progetto un po' più ampio, perché altrimenti poi uno si trova che a fare quello che piace non trova niente da fare. Anche quello sarà certo. a un certo punto una realtà, no? Quindi credo che veramente il modo di fare impresa, io lo dico sempre, quando noi siamo globali, ma siamo globali perché siamo locali in tanti posti. Certo. E quindi, voglio dire, la capacità di conoscere, di avere anche una rete nelle comunità in cui si lavora è importantissima. Adesso noi abbiamo girato i nostri 20 siti in tutto il mondo per festeggiare con ciascuno, eccetera, ma abbiamo avuto un sacco di rapporti con, voglio dire, le istituzioni anche molto locali, voglio dire, della county o veramente del local, no, della municipality negli Stati Uniti, eccetera, e abbiamo parlato di quello che serve a noi e di quello che stanno facendo loro per venire incontro alle imprese, con le scuole, eccetera, la formazione. Raccolgo subito questo è il tema poi della formazione, diciamolo così, non è che ci sia un'unica spiegazione, ci sono meno giovani, c'è una forte domanda di manodopera qualificata, di lavoratori qualificati in ogni caso, e poi c'è anche, non è che ci sia un solo elemento, un problema nostro, o meglio, passatemi il termine, delle famiglie italiane. Perché noi stiamo facendo a Radio 24 da 4 anni, ogni anno, il viaggio negli ITS, che sono gli istituti post-diploma, non c'entra l'ITS, quello tecnico. Hanno un tasso di occupazione, cioè trovi il lavoro dell'89% dopo il primo anno, un tasso di corrispondenza tra quello che volevi trovare e quello che hai trovato del 98%, ce ne sono, iniziano a essercene un po', siamo ancora 1/10 quasi della Germania, c'è sempre qualcuno che mi scrive ma mandacelo tu tuo figlio a fare quello, no? Allora qui secondo me c'è anche un problema di che testa e di cosa abbiamo spiegato alle famiglie, di quello che le famiglie spiegano ai ragazzi. Ti faccio un esempio, Andrea, perché voi avete fatto una bellissima iniziativa, avete fatto un corso di laurea mettendo assieme dei concorrenti, Maserati, Lamborghini, Ferrari, e non si fanno la guerra quando devono formare. Se le famiglie continuano a dire ai loro figli che andare in fabbrica vuol dire andare come a Charlie Chaplin, se qualcuno se lo ricorda, no, in tempi moderni, cioè vivere in un ambiente del cavolo, inquinato, con la tuta blu, e non gli spiegano cos'è una fabbrica adesso, che è fatta di computer, di bottoni da premere, di camici bianchi, temo che avremo un ulteriore problema. Confindustria Veneto, 3 anni fa, organizzò, proprio per sensibilizzare a Treviso,
Padova, organizzò un insieme di visite delle scuole degli ultimi anni, tecnici ma anche licei, nelle fabbriche a mostrare cos'è una fabbrica adesso. E alla fine di una di queste visite, mi raccontava l'ex presidente, l'insegnante di una classe disse: vedete ragazzi, avete visto? Ecco, qui è dove finirete se non studiate. Beh, è un genio! Allora, cioè qua bisogna anche intendersi, mamme, papà, insegnanti, non è che possono fare tutte le imprese o tutta la demografia. Aprite il mondo e iniziate a capire che la fabbrica si chiama azienda ed è un'impresa altamente tecnologica. Tu la noti sta cosa per quanto sforzi siate riusciti a fare? Ma mio figlio, non so se farlo laureare in scienze della comunicazione, mamma e papà, sarà un disoccupato cronico. Giornalisti sono peggio dei panda, va bene? Ormai sono dei grifoni, non esistono più. Tu lo noti questa cosa, che ancora c'è una difficoltà, in questo caso culturale, e non è demografica, è proprio culturale. No, è verissimo quello che dici, ne abbiamo discusso parecchie volte. Ci sono anche, secondo me, la soluzione di questo problema è proprio cominciare ad affrontarlo nel suo insieme, pensando che non c'è una soluzione, ma ce ne sono molte. Cioè, io porto l'esempio del nostro territorio, no? Noi lo diciamo sempre, se a Parma non ci fossero gli immigrati indiani, noi il parmigiano reggiano non lo facciamo. Anche Brescia, il Gran Padano. E quindi tu hai bisogno di persone che accettano di fare lavori che gli italiani non accettano. Punto 1. Punto 2. C'è un discorso culturale che va affrontato, perché innanzitutto un italiano non manderà mai il figlio all'istituto tecnico. Mio figlio lo manda al liceo. E noi lì abbiamo fatto un'operazione di marketing nella nostra scuola, abbiamo travestito l'istituto tecnico del liceo e si chiama Liceo Scienze Applicate. È uguale all'istituto tecnico, però si chiama liceo. No, guarda, io proposi al ministro Valditara l'ultima volta, chiamateli tutti i licei e così fottiamo le famiglie. Ecco, però... allora, liceo turistico, liceo alberghiero, liceo tecnico industriale, chiamateli licei, così uno poi non si vergogna, non so più cosa fare, capito? Però chiamateli licei. Ed è importante anche un altro fatto, secondo me. Noi, adesso racconto questo episodio qui che Linda e Nelson conoscono benissimo, il fatto che la preside della scuola del nostro istituto tecnico, che è a Fornovo, che è attaccato alla Dallara, viene da me 8 anni fa, dice: noi abbiamo meno 30% anno su anno di iscritti e fra 2 anni dovremo chiudere l'istituto tecnico. Dico: no, non mi puoi chiudere l'istituto tecnico. Dice: però vado sotto la soglia minima del ministero. Ed è inutile che noi diamo la colpa alla scuola. Dobbiamo metterci insieme a risolvere questo problema. E cosa abbiamo fatto? Gli ho fatto una semplice domanda, gli ho detto: ma dov'è il problema? Dice: è chiaro, il problema sono i ragazzi. Non hanno voglia di studiare, vogliono andare in città per fare le vasche, quindi non fanno l'istituto tecnico anche i ragazzi di Fornovo, ma vanno a Parma a fare il liceo. E ho detto: se tu pensi che il problema siano i ragazzi, abbiamo già perso. Quindi noi dobbiamo pensare che il problema è il nostro. E abbiamo fatto una cosa un po' strana, ho coinvolto i 16 sindaci del nostro territorio montano, diciamo, da Fornovo verso la montagna, no? Quindi Borgotaro, Bardi, Bedogna, Varsi, e ho detto: voi avete un problema, perché se questo sistema non funziona, voi non avrete più elettori, il vostro comune non servirà più, eccetera, anche perché io ci abito in uno di quei comuni. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo coinvolto la seconda e la terza media inferiore, genitori, figli e professori della scuola media, perché noi andiamo sempre dai professori delle scuole superiori, ma sono quelli della scuola media inferiore che indirizzano i genitori e i figli, e li abbiamo portati dentro le aziende, facendo spiegare che cosa fanno non a noi, ma facendolo spiegare a chi ci lavora. Quindi ho portato in Galleria del Vento, gli fai spiegare all'operatore di Galleria del Vento cosa fa. E l'altra chiave è stata di creare dei laboratori ad altissimo livello. Questo è stato creando una società dove siamo soci anche con l'Incotec,
che si chiama Innovation Farm, poi con Alessandro l'abbiamo replicata questa anche sul food, perché è un modello, non è relativo. Certo. Noi abbiamo fatto Innovation Farm, poi abbiamo fatto Food Farm, stesso modello. Poi abbiamo fatto l'università, noi abbiamo fatto MUNER, Motor Vehicle University of Emilia Romagna, poi adesso abbiamo fatto FOODER, Food dell'Emilia Romagna, no? All'Università di Parma. Quindi questo modello funziona perché ha una connotazione tecnica, di competenza, ma anche una connotazione valoriale Certo. in termini di cultura, perché a sto punto ti fai sentire protagonista di una trasformazione, di un cambiamento. E i ragazzi, è colpa nostra. Ma poi l'istituto tecnico è rimasto aperto? Allora, da meno 30%, oggi siamo a più 300%. Spero, bravo. Adesso c'ho il problema delle aule. Che sono troppi? No, c'ho il problema delle aule, però l'abbiamo risolto. Potremmo dire, però sei una lagna, sei mai contento, hai fatto più 300%, bene, dai. Però Allora, questo qui passa attraverso quello che hai detto tu, a un profondo lavoro del sistema sociale. Certo. E il sistema sociale è fatto da 3 cose. Da quello che so, quindi la scuola, dalle regole che ci metto questo sistema sociale, che sono dette leggi, che sono le istituzioni, Certo. e dalle imprese, che devono prendere quelle 2 cose di prima e trasformarle in valore da portare nel mondo. Se io queste 3 entità non le faccio lavorare insieme e faccio la scuola che forma chimici, le istituzioni che incentivano i falegnami, e le imprese che fanno metalmeccanica, non vado da nessuna parte. Se tu guardi tutte le storie di successo, la mia classica è quella fatta dall'amico Pasquale Pistorio a Catania, lui ha fatto esattamente questo e ha creato l'ST Microelectronics, perché ha convinto la scuola, l'università, le istituzioni e le imprese a lavorare intorno a uno Certo. stesso nucleo. Poi ci accorgiamo che il tipo di formazione di cui abbiamo bisogno, per noi di Dallara o per l'Incotec o per Chiesi, non è proprio tanto distante, perché abbiamo bisogno di competenze che siano molto specializzate, perché se vogliamo stare nella fascia alta, come hai detto giustamente, tu hai bisogno, io dico sempre, adesso chiedo scusa all'amico Gregorio, che lui è un economista, io no, però io dico, da economista della strada, io vedo che ci sono 2 linee che stanno divergendo. Una linea che sono i prodotti che costano poco, costano sempre meno. L'altra linea, i prodotti che costano molto, costano sempre di più. E non dipende dal tipo di prodotto. Io trovo scarpe a 10 euro e trovo scarpe a 100.000 euro. Trovo automobili a 5.000 euro, trovo automobili a 50 milioni di euro. Quindi non è dipendente dal prodotto. Che cosa ti serve per stare sul basso? 2 cose. Produzione a basso costo e economia di scala, cioè farne tante di quella roba lì. Noi in Italia abbiamo una grande fortuna, non abbiamo nessuna di queste 2 cose. Possiamo solo stare sulla linea alta. E quindi le aziende di successo come l'Incotec hanno lavorato sulla linea alta, ma è la stessa cosa che stiamo cercando di fare noi di Dallara, come sta cercando di fare Alessandro, dove si vanno a specializzare sulle malattie rare, cioè perché devo stare sulla fascia alta, ma per stare sulla fascia alta ho bisogno di innovazione. Certo. Innovazione vuol dire avere competenze, perché se no non ci arrivo. Sì, devo dire, per non sembrare troppo pessimista, che gli esempi che citavi tu lo dimostrano, qualcosa si sta muovendo, cioè rispetto a 10 anni fa anche le famiglie capiscono che l'ITS, vediamo perfino ragazzi che hanno fatto il percorso del liceo, che si iscrivono post liceo all'ITS perché hanno capito. Sì. Quindi Noi ne abbiamo molti. adesso io ho estremizzato il concetto perché ce l'ho con la testa di alcune famiglie e col non spiegare, e anche di alcuni insegnanti, ai figli che cosa uno vuole fare. Poi uno vuole fare scienza della comunicazione, faccia scienza della comunicazione. Però devo dire che noi qualche cosa, e anche sugli ITS, per fondazione e quant'altro, iniziano, anche perché poi il vantaggio è che i docenti sono manager delle imprese, quindi il livello è altissimo. Vengo all'ultimo giro, che è quello più delicato, la finanziarizzazione dell'impresa. Perché, insomma, Gregorio De Felice prima ricordava, adesso rispetto agli anni 70, quando è nata l'Incotec, hai molte, come imprenditore, molte più strade. Hai la borsa, hai diversi segmenti in borsa, adesso non voglio entrare nel tecnico, ma non è solo una la borsa,
hai i fondi di private equity, hai il venture capital, hai il crowdfunding e hai anche la banca se proprio devi, io non ve la sconsiglio. Però insomma, in generale, voi che linee avete seguito? Perché la finanziarizzazione dell'impresa non deve servire solo a far crescere l'impresa così per dire che hai fatturato più grosso, serve se hai bisogno di questi soldi, se hai bisogno per acquisire, fonderti, comprare, aumentare la rete, se no puoi anche stare a 50 milioni, non è che te l'ha ordinato il medico. Chiesi. Sono d'accordo, per noi è sempre stato così, la crescita per la crescita non ci interessa, ci deve essere dietro appunto una visione, un disegno, una opportunità e necessità strategica. Fino ad oggi la nostra azienda è cresciuta pur facendo investimenti via via crescenti e anche molto significativi. L'ultima acquisizione che abbiamo fatto all'inizio di quest'anno era ben sopra il miliardo, però siamo cresciuti con i nostri mezzi. Abbiamo però in mente di dover crescere ancora, quindi la crescita per la crescita no, però in questa fase abbiamo l'opportunità e la necessità di crescere ancora, in particolare sul mercato americano, perché è lì che c'è l'innovazione nel nostro settore e questo significa anche esigenza di capitali importanti e quindi siamo aperti a valutare quello che servirà. E anche in questo ci vuole, tra virgolette, disciplina e consapevolezza. Peraltro invece si possono usare diversi sistemi, per esempio il venture capital è qualcosa a cui abbiamo cominciato, su cui lavoriamo per avere accesso all'innovazione, per esempio, certo. Che è diffusa, che qui da noi purtroppo nel nostro settore, ahimè, non è così avanzata, ma che ha bisogno di quello sostanzialmente, quindi sicuramente è un approccio che anche in questo caso è stato, come dire, affrontato in maniera coraggiosa e consapevole e saggia, mi sembra, dall'azienda che ci ospita oggi. Allora, volevo sapere questa cosa anche da lei, Colombo, e da te, Andrea. Mi è venuta in mente una cosa prima, perché non volevo farla cadere. Sulle famiglie, la scuola, gli insegnanti, così. Sì, poi c'è anche il ruolo delle istituzioni, in qualche modo. Allora, noi sappiamo che, poi vengo alla parte finanziaria, che quello che crea l'immaginario collettivo, creava fino a qualche anno fa l'immaginario collettivo, era soprattutto la televisione. Adesso ci sono i social, serie TV. Allora, tu non ti devi sorprendere se poi a un certo punto i ragazzi pensano che la fabbrica sia una cosa brutta, che devi fare l'imprenditore, che se tu, come io parlo solo della RAI, perché pagando il canone, la RAI ha prodotto in questi 20 anni fiction su qualunque cosa. La fiction serve a creare immaginario collettivo, sui preti, sui carabinieri, sui baristi, sulle commesse, su tutto. C'è fosse mai stata una fiction in cui c'è un imprenditore, ma no Olivetti, un imprenditore di quelli che conosco io, che lotta tutti i giorni, che si sacrifica con la famiglia, abbiamo dovuto guardare le fiction americane per capire cos'è l'imprenditore che abbiamo creato in casa nostra. Allora, è chiaro che poi la gente pensa che l'impresa sia ancora quella degli anni 60. Le poche volte che vedi un imprenditore in una fiction italiana è sempre o un evasore, o un puttaniere, o un evasore, o un puttaniere, un barucco, non c'è mai la figura che ho conosciuto io. E allora, decidiamo che forse anche se la RAI volesse essere al servizio del paese, potrebbe raccontare il paese per quello che ho visto io. Chi ha creato ricchezza dal Friuli fino alla Puglia e a Brindisi si chiama piccola e media impresa in questo paese. Fine, ok? I grandi gruppi, alcuni sì, altri meno. Colombo, le linee finanziarie che state seguendo? Beh, noi stiamo seguendo partnership con un po' appunto un partner finanziario, chiaramente quello che diceva Chiesi è assolutamente validissimo, nel senso è una strada che si intraprende quando si sa cosa fare, cioè mi servono dei soldi per qualche cosa, ho un progetto, no? Quindi ho una chiarezza strategica in primis e ho la capacità poi di declinarla in un piano industriale che so spiegare a qualcuno, tra l'altro, che magari così ci mette i soldi. E questo vabbè è ovvio, però è l'entry ticket direi, no? Per fare il viaggio. Dopodiché c'è di nuovo la consapevolezza che il viaggio che sto facendo ho un compagno per una tappa del viaggio importante e con questo compagno mi devo confrontare. Nelson diceva prima, tra l'altro appunto si impara anche, no? Dallo scambio, quindi però ci deve essere la disponibilità al confronto e ci deve essere un modo estremamente trasparente anche di fissarsi degli obiettivi, che siano acquisizioni o siano altre cose, cioè la strada per la creazione del valore deve essere condivisa e deve essere ben
diciamo così, pensata. E poi torno a quello che diceva Montremoli prima, perché sembrerà strano ma non lo è, secondo me anche in quel caso, soprattutto per imprese di famiglia eccetera, c'è comunque una condivisione dell'impianto valoriale che deve esistere anche in quel caso lì, altrimenti secondo me il viaggio diventa molto pericoloso. E quindi diciamo il concetto di famiglia si estende, no? Dai figli ai nipoti eccetera all'azienda in senso proprio e ancora più largamente a chi fa parte del viaggio. Quindi questa è un po', diciamo, l'esperienza che stiamo anche vivendo. Andrea Pontremoli, tu sei passato dall'IBM a una realtà molto più piccola. Noti delle differenze in quello che fa bisogno linee finanziarie, magari uno più banca, l'altro, oppure la logica è molto simile nonostante dimensioni diversissime? Sì, no, la logica devo dire che è molto simile, perché il modello che abbiamo in Dallara è molto simile a quello che ho trovato in IBM, cioè se tu investi continuamente le tue risorse in innovazione, tu praticamente ti costruisci il futuro lasciandoti dietro quello che hai fatto, no? E IBM su questo è sempre stata molto molto forte. In Dallara stiamo facendo praticamente la stessa cosa, cioè lavorando molto sull'innovazione ed avendo dei clienti che ormai sono partner con noi di grandissimo livello, no? Quando tu cominci a avere Ferrari, Porsche, Bugatti, Lamborghini, tutta questa gente che sono chiaramente molto demanding, ti chiedono molte cose, e tu lavori sull'innovazione, nel momento in cui hai fatto la consulenza, io l'anno dopo quell'innovazione non gliela vendo più, la sanno già, quindi sono costretto a continuamente evolvere. Fino ad ora siamo riusciti a farlo con le finanze nostre, nel senso che per una decisione che abbiamo preso insieme con l'ingegner Dallara, tutti gli utili dell'azienda vengono reinvestiti dentro l'azienda, quindi noi non ci diamo dividendi, ci diamo uno stipendio alto abbastanza per vivere bene, ma tutto quello che è creazione del valore dell'impresa lo utilizziamo con questo ciclo. Sicuramente è un modello che fino ad oggi ha funzionato, ci ha permesso di crescere molto velocemente, anzi negli ultimi 2 anni troppo velocemente, dobbiamo rallentare un po' perché ci stiamo stirando troppo il collo. La cosa che secondo me sta succedendo adesso è che sta venendo davanti a noi la open innovation, che vuol dire fare un tipo di crescita di competenze insieme agli altri. Non puoi pensare di avere tutto dentro, anche se noi siamo molto limitati, perché facciamo 3 cose, aerodinamica, dinamica del veicolo e fibra di carbonio. Però anche in questo ambito sta arrivando in maniera prepotente tutta la parte digitale, intelligenza artificiale, quantum computing, che non puoi pensare di fare da solo. Quindi le cose che stiamo facendo adesso, grazie sempre alla Motor Valley, ci siamo fatti un acceleratore, Motor Valley, che è a disposizione di tutti, dove noi partecipiamo, e ci sono tante start-up interessanti, e qui sta succedendo il fatto contrario, no? C'è tra l'altro l'amico Ferraresi, che è l'investitore dell'Incotec, che sta succedendo questo effetto, cioè l'investitore chiede a noi di entrare con loro in un'azienda perché noi validiamo la scelta. Certo. E questo è un modello che secondo me in futuro, specialmente per l'Italia, avrà molto molto senso, perché questo sta succedendo anche a livello internazionale, cioè aziende non solo in Italia che chiedono a noi, grazie alla reputazione, di fare da sparring partner per avere... Esatto. Allora, Gregorio De Frice, vorrei chiudere la tavola rotonda con non un elemento di speranza, ottimismo, no, ma di realismo. Perché quello che noi abbiamo visto, e tu già vi accennavi nel 2021, quando è ripartita l'economia, però poi c'è stata la botta delle materie prime, prima ancora dell'invasione russa, che non si trovavano, l'inflazione, la componentistica, l'Italia dava dei numeri di gran lunga migliori nella produzione industriale a Germania, Francia e in parte anche Spagna. E la risposta di alcuni tuoi colleghi è stata: perché in questo paese noi sappiamo ancora fare di tutto, cioè non abbiamo dei Moloch delle multinazionali, tu pensa all'automotive in Germania, e tu prima notavi, sappiamo fare di tutto e abbiamo dei fornitori anche relativamente vicini per le cose
delicate, non per quello. Allora, ritieni che questo possa essere un elemento di speranza, quantomeno non di stupido ottimismo, sul modello di impresa italiana? Chiaro che se la Germania si ferma e si è fermata, noi lì esportiamo il 13, il primo partner, anche noi rallenteremo, ma diciamo come capacità di andare un po' meglio o un po' meno male degli altri. Io credo che dobbiamo essere realisti e partire dai dati. Oggi parlare di internazionalizzazione è qualcosa di vecchio, di scontato, perché facevamo i convegni sull'internazionalizzazione delle imprese 10-15 anni fa, ormai se lo fai non viene nessuno perché tutti l'hanno capito. Il ruolo dell'innovazione e degli investimenti sull'innovazione, in particolare sulla ricerca e sviluppo, salvo eccezioni molto importanti, possiamo fare di più. Sugli investimenti, e vorrei concludere con questo dato che non molti conoscono, dal periodo 2016 al 2022 l'Italia ha visto un incremento degli investimenti in macchinari e ICT del 25%. Nello stesso periodo la Germania del 2,5%, 10 volte tanto. Allora, ora si tratta di fare quell'ultimo miglio, l'apertura al mercato dei capitali, e guardate che il fatto che Chiesi abbia detto ci stiamo pensando è un enorme... Sì, no, non, ma lui domani stava domani sto già messaggiando con i miei colleghi, davanti allo zerbino, arrivano quelli di Banca IMI, no scherzo. Però se a questo aggiungiamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, su cui siamo tutti un po' delusi, ma c'è spazio per recuperare, abbiamo tempo fino al 26, e quindi io non vedo perché dobbiamo fortemente preoccuparci. Certo, la vita non è mai stata facile per nessuno in Italia, però partiamo da delle basi, delle leve che sono di gran lunga migliori quelle rispetto a 10 anni fa. Allora io nel ringraziare gli ospiti dico una cosa, però qui c'è un convitato di pietra, volutamente, perché stiamo festeggiando i 50 anni di Linkotech, che è la politica. La politica non può tutto. È inutile dare la colpa alla politica. La politica però può alcune cose. Il dato che tu citavi, Gregorio, la Germania più 2% nel 2016-2022 di investimenti, l'Italia più 22%, 25 e 2,5. Ha anche un nome, si chiama super e iper ammortamenti con la legge Renzi-Calenda 4.0, perché bisogna anche essere... La politica non può tutto, però se può fare qualcosa e ti dà l'iperammortamento e superammortamento che ha permesso, secondo molti tuoi colleghi, a noi di arrivare con la botta del 2022 con aziende un po' più ammodernate, okay? E quindi messe un po' meglio. Quindi, il superbonus. E il superbonus ti tira una pizza, guarda, non voglio sentire più parlare del superbonus. Guarda che sei stronzo, stavo chiudendo e mi tiri fuori il superbonus che mi fa girare. Allora, stavo dicendo... Era pronto alla volée e lo hai... Mi hai abbassato, no, a parte gli scherzi. Cioè, quindi attenzione che anche la politica può dare dei messaggi di indirizzo, nel far capire esattamente dove vuoi andare e che poi lascia gli imprenditori lavorare, ma qualche messaggio di indirizzo lo puoi dare. Certo che deve essere una politica che non guardi solo al sondaggio di domani, perché sennò, e qui mi aggancio, super bonus, redditi, pensioni, che andrà in pensione a 50 anni, tutto quello che vuoi, cuneo fiscale, e poi non pensi allo sviluppo del Paese. Adesso vi lascio questa bellissima serata, perché se avete visto il calendario è veramente una bella serata. Grazie a Linkotech e a Antolotti, perché ho imparato molto anch'io di un'azienda che inizialmente non conoscevo. Vi chiedo l'ultimo applauso per Gregorio De Felice, per Alessandro Chiesi, per Andrea Pontremoli e Andrea Colombo. Ciao ragazzi.